Adesso vi presento un ospite importante in OKN. Ciao e benvenuti su Fil FM Kart Racing. Siamo a Cremona per una giornata di test sul bagnato. La giornata è abbastanza particolare perché precede di qualche giorno la WSK Final Cup, un importante campionato che conclude tutta la stagione di karting. Oggi abbiamo con noi un sacco di team ufficiali, dopo faremo un breve giro del paddock per vedere con chi gireremo oggi. Spero che i video della serie Road to World Cup vi siano piaciuti, gli episodi continueranno. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, serve a supportare ovviamente tutto il lavoro che c'è dietro. Spargete la voce, ditelo anche a vostra nonna. Ciao! Sì, bisogna dirlo a tutti quanti. Ve lo dicono anche i marshals in pista che bisogna sottoscrivere al canale. Anche la bisnonna, gamba, perché esatto. no? Andiamo a fare un giro dei paddock. Il weekend WSK, tutti i team si sono trasferiti da Franciacorta, dove c'è stato il primo round. Tutto il paddock che si muove in gruppo, esattamente come in Formula 1. Tende chilometriche di noti team ufficiali e anche non. Questa è tutta l'hospitality del WSK, che è l'organizzatore dell'evento. La Final Cup è un campionato su 3 gare, la prima a Franciacorta, la seconda a Cremona e la terza a Lonato. L'appuntamento finale di tutta la stagione karting ufficiale. Ci sono ancora team come DPK dalla Spagna che stanno ancora montando tutta la tenda, Fusion, team inglese, questo team c'era anche al mondiale, la Repubblica Ceca e moltissimi altri. Tra l'altro questo paddock dovrebbe essere leggermente più grande di quello che abbiamo avuto al mondiale, perché la WSK ospita un numero di categorie nettamente maggiore, più del doppio. Sarà la KZ, la Mini, oltre che OK e OKJ, quindi le categorie puramente internazionali. Il numero di team è maggiore, infatti si può vedere quanto si prolunga appunto il paddock. Questa è la seconda linea, quindi un altro chilometro. Ecco, Parolin ufficiale, sta montando proprio adesso. Ecco come monta la tenda. Guardate il numero di meccanici per montare tutta la struttura. Addirittura abbiamo una terza linea di paddock. Eccola. Questo team qua addirittura dalla Finlandia. In un labirinto di motorhome, tende. Adesso vi presento un ospite importante in OKN, è un VIP. Lui è Manuel ed è il campione del mondo di categoria. Ciao Manuel, ciao ragazzi, bravissimo, grazie, complimenti per il mondiale. La prima cosa, com'è stata l'esperienza della World Cup, il weekend, come l'hai gestito? Se vuoi svelare qualche segreto o qualche insight, diciamo. Allora, il weekend del World Cup è stato molto impegnativo, sia fisicamente sia per le temperature, anche per il meteo incerto, perché portava pioggia, poi sole. È stato molto difficile e noi venivamo anche da una gara di Franciacorta dell'italiano, l'ultima gara di campione italiano, dove sono riuscito a vincere anche il titolo italiano la settimana prima, e le aspettative erano alte comunque perché volevo fare bella figura anche a livello internazionale oltre a livello italiano. Il giovedì siamo partiti e comunque eravamo sempre tra i più veloci, mi sembra il primo turno sono riuscito a fare il primo tempo, poi stavo sempre lì secondo, terzo, quarto, provavamo delle cose nostre, sì, a livello motoristico, telaistico. Poi il venerdì il meteo era incerto, è iniziato a piovere la mattina, i primi turni erano bagnati se non sbaglio, eppure ero abbastanza veloce, mi sembra di aver fatto il secondo tempo. In che gruppo eri in qualifica? Ti ricordi? Terzo. Quindi asciutto avete fatto sì, qualifica? Io ho fatto l'ultimo turno, quindi ero asciutto, ho fatto il primo tempo del mio gruppo, sì, però secondo per pochi millesimi mi sembra da Marshall Williams, sì, che è stato molto veloce anche lui tutto il weekend. La prima mancia era proprio con lui perché ero gruppo B ed era B contro, sì, William, e sono riuscito subito a passare in testa al terzo giro mi sembra, e poi ho gestito un po' tutto, anche perché era molto difficile avendo solamente un 7,5 di gomme, quindi dovevi gestire bene le gomme tutto il weekend. Sì, sì. E infatti quando riuscivo a mettermi davanti gestivo, cercavo sempre di non tirare, di non bloccare, quindi arrivare poche volte al bloccaggio, sì, per tenerle più fresche. Sì, ho visto praticamente come rodasse i motori, nel senso credo che avevi anche
anche un assetto proprio molto conservativo proprio per gestire le gomme. Sì, abbiamo lavorato molto bene anche con Pasquale e abbiamo cercato di creare un assetto il più conservativo possibile per le gomme. Sì. Poi le altre mance partivo sempre primo perché ero gruppo B e quindi mettevo sempre davanti, cercavo di prendere sempre un distacco di un secondo e mezzo e poi gestire per il resto della gara. Sì. Ci sono state anche 2 mance sul bagnato. La prima mancia iniziava ad asciugare, poi a metà gara è stata difficile, però sono riuscito a vincere con un secondo e mezzo di margine. Mentre l'ultima mancia sul bagnato sono arrivato secondo, c'era il primo, Ragazzi, mi pare sembra della di Repubblica sì, Ceca. andava molto forte. Eravamo insieme nell'ultimo gruppo, Sì. a un certo punto è uscito il sole bassissimo, effetto una sorta strano, di sì, effetto sì. stranissimo, con Lui gire andava- chiare, immagino che anche tu. Sì, avessi era avuto. molto strano, però lui andava fortissimo, anche all'inizio che non c'era il sole andava molto forte, aveva trovato sicuramente un feeling, Sì. un assetto migliore. Quindi ero primo alla fine del sabato, alla fine delle mance. Il sabato sera c'era un po', non di ansia, però sai, sì, leggermente un po' Sì, d'ansia. nel senso puoi solo perdere. a quel Esatto, punto. hai molto da perdere. Sì. E la domenica mattina abbiamo fatto il warm up, vista era un po' molto fredda Sì. comunque. Ho rodato un po' il motore 2 giri e poi ho tirato, ho fatto mi pare il terzo e il quarto tempo. Poi in prefinale c'era un po' d'ansia, devi fare bene in prefinale per partire avanti Sì. in finale. E in prefinale ho vinto mi pare con 3 o 4 secondi di distacco. Ma hai scelto anche In finale? Sì, in finale di partire diciamo Sì. da un lato Allora, dopo- dal lato esterno. Vi spiego, dopo la prefinale ho visto che in prefinale A sì ero il più veloce nonostante gestissi eccetera, ma in prefinale B c'era Marshall che era molto veloce e aveva vinto e avendo vinto partiva terzo, sarebbe Sì. partito terzo quindi Sì. dietro di me. Allora io ho pensato furbamente di partire all'esterno. Per dare una scomodità più che altro Esatto, a lui, perché giustamente. secondo io pensavo che fosse l'unico a potermi dare fastidio. Io lui l'avevo visto in Coppa Italia, che è l'unica gara che ho fatto qua a Cremona, round preparatorio Dell'italiano. del VSK, Del VSK e dell'italiano, sì, esatto. sì. Quindi lui era lì, ha vinto comodamente. Lui è uno molto veloce. Secondo me gestione di gara nel bagar, poi lì ci sono tante dinamiche, Sì, magari allora, nella gara bisogna gestire molto bene tutto e in questa gara specialmente le gomme, bisognava gestire le gomme, era la cosa principale. Infatti ho vinto con un ampio margine, ma perché tutto il weekend ho gestito, ma non ho mai tirato durante le mani. Sì. In finale ho avuto anche un po' di paura perché perdevo un po' d'acqua dal radiatore, Ah, ok. gocciolavo. Te ne sei accorto dalle temperature? Dalle temperature mi dicevano comunque di andare un po' più piano, però poi sono riuscito ad arrivare, quindi perdendo acqua avevo paura di arrivare sì, sotto peso. vero. Però Vero. no, comunque avevo 700 grammi su alla fine sulla bilancia, quindi mi sono liberato. Mi hanno fatto il test antidoping anche, quindi Sì, ok. vabbè, lì ero tranquillo. In FIA ho visto che sono estremamente severi, nel Sì. senso hanno mandato a casa 2 piloti, comportamenti scorretti, però sì, questa cosa dell'antidoping so che la fanno. Sì, l'hanno fatta e beh, tutto bene ovviamente, non ho preso Sì. niente. Però sì, è stato un weekend molto impegnativo, penso uno dei più impegnativi della mia vita. No, complimenti perché diciamo l'hai dominato, Grazie. l'hai meritato e nel motorsport, specialmente con gare lunghe, non si sa mai cosa possa succedere ai motori che ti esplodono. Ovviamente grazie, però ovviamente il merito anche del mio team Tellone che ha fatto un ottimo lavoro, anche del mio motorista Blue Evo. Ringrazio Jacopo se guarda questo video. Glielo fai guardare, adesso certo. bisogna spammarlo a tutti. Anche Bruno, il motorista della Yame, che mi hanno dato un aiuto per tutto il weekend. Ma esatto, quello che cerco di comunicare anche sul canale è che sì, c'è un pilota, va bene, è il protagonista, ma alla fine non lo è perché c'è un team dietro È che vero. lavora, si fa un mazzo tanto, abbiamo appena fatto appunto un giro nel paddock, quindi avete visto quante persone ci sono. Sì. Secondo tema, parliamo del cambio di categoria, perché tu hai Sì. avuto il coraggio comunque di passare in una categoria che è puramente internazionale, quindi sono piloti che più o meno dai 100 giorni in pista in un anno stanno, credo, 250. Sì. Quindi la dinamica cambia. Come è stata appunto questa prima esperienza? È stato molto difficile, devo ammetterlo, anche perché non avendo mai provato le gomme, le Cont e nemmeno i motori OK, è stato molto difficile. Ho fatto solamente 2 giorni di test la settimana prima e mi sono adattato un po' a questa categoria, bisogna adattare comunque la guida, un po' tutto. E all'inizio ho fatto un po' fatica, non ero velocissimo, prendevo comunque un decimino, un decimo e mezzo, poi piano piano sono riuscito a gestire, a capire bene come guidare con questa categoria e sono stato penso tra i più veloci. Ho fatto il secondo tempo in qualifica a pochi centesimi Sì. e poi ho vinto 2 mance su 3, tra cui una seconda, però c'avevo una penalità e sono sfilato mi sembra nono, decimo.
In prefinale, la mia prefinale l'ho vinta, ero molto veloce. In finale ho fatto un po' fatica la metà gara, magari forse pure per le pressioni. Sì. Però a inizio gara ero il più veloce, poi ho fatto fatica, mi sono dovuto difendere dal terzo che andava molto forte. Sì. Cos'è che cambia come primo impatto passando da una categoria OKN a OK, quindi ci sono in ballo 10 cavalli di differenza più un motore leggermente diverso, ma cos'è che cambia e quali sono in breve altre differenze che hai notato? Allora, oltre alle gomme, Oltre alle gomme. perché sono gomme diverse, per me sono molto più performanti queste rispetto alle Maxxis che abbiamo usato alla Sì. World Cup. Poi il motore, come hai detto tu, è 10 cavalli in più, quindi comunque devi dosare bene, devi capire bene quando dare gas, poi hai una valvola che si apre a un tot Sì. di giri, quindi devi farla aprire il prima possibile per avere più velocità. Senti la potenza ed è più in passaggio quindi che sotto. Sì, è più in passaggio, sotto è molto simile all'OKN, però nel passaggio quando senti che apre la valvola tanta Sì. velocità in più, Sì. e lì c'è tanta differenza. Quindi non è un concetto di stopparsi in curva tipo KZ per poi ripartire, No. perché sotto comunque... Non hai tanta forza sotto, però comunque è diversa la guida dall'OKN, quindi bisogna adattarsi. Mi sono dovuto adattare in poco tempo dall'OKN all'OK. Sì. E poi ci sono anche piloti diversi, team ufficiali come Sì. Tony Kart ufficiale, KR ufficiale, c'erano anche al mondiale OKN, sì, però è diverso. Però bene, dai, sono riuscito ad arrivare secondo alla prima gara e sono abbastanza soddisfatto. In bocca al lupo per, appunto, per il prossimo anno, spero di vederti in OK, ma giusto speriamo. perché te lo meriti. Grazie. Mettete un like al canale, da Cremone è tutto, ciao!